Ciao e benvenuto in questo video dove ti mostrerò in meno di 15 minuti le basi fondamentali di Photoshop con diversi esempi pratici. Prima di iniziare questo tutorial vedremo come impostare il colore di base di Photoshop. Dal menu in alto clicca su Photoshop 2024, vai in impostazioni generali, poi seleziona la scheda interfaccia e scegli il grigio chiaro. Questo colore è raccomandato per chi lavora con la post-produzione fotografica per mantenere i colori delle immagini più realistici. Personalmente preferisco il colore grigio scuro perché a me stanca meno la vista. Ti consiglio poi di attivare lo zoom con la rotella del mouse. Vai nella scheda strumenti e attiva l'opzione zoom con rotellina di scorrimento. Premi OK per applicare le modifiche. Ora possiamo iniziare il tutorial. Crea un nuovo file cliccando sul pulsante blu Nuovo file. In questa schermata, se hai già aperto Photoshop, vedrai le configurazioni usate di recente. Noi andremo a creare un nuovo file con dimensioni 1280 pixel di larghezza e 720 di altezza, impostando come profilo colore l'sRGB. Una volta aperto il file, noterai le tre sezioni più importanti di Photoshop. Il menu in alto, che include varie funzioni, come file, modifica, testo, selezione, filtro, visualizza, plugin, finestra e aiuto. E a sinistra troverai tutti gli strumenti fondamentali di Photoshop, mentre nella parte destra troverai l'istogramma e la navigazione. Queste impostazioni sono per l'area di lavoro dei fotografi, che puoi attivare dal menu Finestra, selezionando Area di lavoro, Fotografia. Sempre a destra trovi le azioni che puoi creare o eseguire. Se ti interessa l'argomento delle azioni, lascia un commento qua sotto che ti creerò un video dedicato. Più in alto troverai il pulsante Storia, utile quando commetti un errore o vuoi tornare indietro. Per default Photoshop ti permette di annullare fino a 50 azioni. Se vuoi impostare un numero maggiore di azioni da annullare, vai nel menu Photoshop, Prestazioni e su Stati Storia imposta un valore più alto, per esempio 100. Io rimetto 50 e premo OK. Quando non trovi una funzione, il menu Aiuto ti sarà molto utile. Cliccaci sopra e inserendo per esempio Salva con nome, Photoshop ti mostrerà in quale menu si trova la funzione che stai cercando. Ora andiamo nella barra Strumenti, dove troviamo diverse icone. Iniziamo con lo strumento Sposta, che puoi selezionare premendo il tasto V della tastiera. Passiamo poi agli strumenti di selezione, come la selezione rettangolare, il lazzo, la bacchetta magica, oltre allo strumento tagliarina, cornice, eccetera. In questo corso ci concentreremo sugli strumenti fondamentali per iniziare a utilizzare Photoshop in 15 minuti. Prima di iniziare vediamo un'altra configurazione molto utile, il profilo colore. Per convertire il tuo progetto in sRGB o in un altro profilo colore, vai nel menu in alto, seleziona Modifica e cerca Converti in profilo. Poi seleziona sRGB o il profilo colore che ti serve, ad esempio Adobe RGB o CMYK per la stampa. Se devi pubblicare immagini per il web, mi raccomando, seleziona sempre sRGB. Ora è arrivato il momento di dedicarci ai livelli di Photoshop. Sì, Photoshop lavora con i livelli sovrapposti. Il livello più basso sarà lo sfondo, mentre quello più in alto sarà il primo livello visibile. Vedremo a breve come funzionano. Per aprire una fotografia ci sono diversi modi. Il metodo classico è andare su File, Apri, che ti permette di cercare la tua immagine nel tuo computer. Puoi anche cercare l'immagine nel Finder, cliccarci sopra con il tasto destro e selezionare Apri con Photoshop. In questa schermata ricorda di selezionare Usa il profilo colore incorporato, sempre. Se invece hai già aperto una fotografia o hai creato uno sfondo bianco, puoi trascinare la tua immagine all'interno di Photoshop, che però, in questo caso, la inserirà come oggetto avanzato, che vedremo tra poco. Andiamo ora a vedere come funzionano i livelli di Photoshop utilizzando lo strumento Pennello e Testo. Prima di iniziare, clicca sul lucchetto dello sfondo per sbloccarlo, poi seleziona il pennello o premi il tasto B della tastiera. Ora, con il tasto destro del mouse imposta una dimensione a tuo piacimento, ad esempio 179 pixel, e una durezza del 100%. Spostati a sinistra e clicca sul quadro nero, poi seleziona il colore rosso per il pennello e premi OK per confermare. Il tuo pennello ora è rosso con una durezza del 100%, il che significa che ogni pennellata sarà ben delineata e non sfumata, con una grandezza di 179 pixel. Per farti capire come funzionano i livelli, crea una linea rossa sul livello 0, poi prova a cancellarla con la gomma. Come puoi vedere, oltre a cancellare la linea rossa, stai cancellando anche lo sfondo, mostrando un livello nascosto a quadretti bianchi e grigi chiamato trasparenza. Clicca su Command Z per tornare indietro al livello 0, quello senza la pennellata rossa.
A questo punto vediamo perché i livelli di Photoshop sono così importanti. Clicca su più per creare un nuovo livello. Ti consiglio sempre di rinominare i livelli che crei per mantenere tutto ordinato. Per rinominarlo puoi cliccare 2 volte su testo, livello 1, o premere il tasto destro del mouse sul livello e selezionare rinomina. Dopo aver rinominato il livello, selezionalo e disegna una linea con il pennello rosso. Poi cancellala con la gomma. Magicamente stai cancellando solo la linea rossa che hai appena disegnato sul livello 1. Questo è possibile grazie ai livelli di Photoshop. Vediamo un altro esempio per capire meglio i livelli. Seleziona il livello appena rinominato e trascinalo sull'icona del cestino in basso a destra per eliminarlo. Poi clicca 2 volte su più per creare 2 nuovi livelli. Uno lo chiami pennello rosso e l'altro testo. Seleziona il livello pennello rosso e traccia una linea rossa con il pennello. Poi seleziona il livello testo. A questo punto dobbiamo cambiare lo strumento pennello con lo strumento testo. Spostati nella barra degli strumenti e premi l'icona testo orizzontale o se vuoi usare la tastiera premi il tasto T. Cambia il colore da rosso a nero e digita prova livello. Per aumentare la grandezza del testo, seleziona l'icona sposta o premi B e clicca su uno dei quadrati bianchi, poi trascinalo sopra la pennellata rossa. Come puoi vedere abbiamo il livello 0 sotto, il livello pennello rosso e infine il testo, che è sopra la linea rossa. Se prendo il livello testo e lo sposto sotto il livello pennello rosso, il testo passerà in secondo piano, tra il livello 0 e il livello pennello rosso, e la pennellata sarà sempre in primo piano. Ecco spiegato in modo semplice e veloce il funzionamento dei livelli di Photoshop. Quando usi i livelli di Photoshop è importante essere ordinati, quindi crea delle cartelle. Per fare questo, selezioni i livelli da mettere nella cartella e premi il pulsante in basso con la forma della cartella. E poi rinominala. Un'altra funzione utile, quando vuoi spostare 2 livelli insieme, è la funzione collega. Seleziona i livelli da collegare, clicca con il tasto destro del mouse e seleziona Collega livelli. Come puoi vedere, selezionando un solo livello, sposterai tutti i livelli che hai collegato. Per scollegarli, premi il tasto destro del mouse sui livelli e seleziona Scollega. Ora vediamo velocemente come ridimensionare un'immagine. Seleziona il livello della foto da modificare, premi lo strumento Sposta e se non vedi quadratini ai bordi della tua immagine, abilita Mostra contorno trasformazione. Poi ridimensiona la tua foto. In questo caso potrai solo rimpicciolirla. Vediamo adesso alcune funzioni dello strumento pennello. 2 di queste non vengono quasi mai spiegate. Crea una linea di dimensione 50 pixel. Premi il tasto destro del mouse e imposta una durezza del 50%. E traccia un'altra riga. Come vedi abbiamo creato una riga non più uniforme ma sfumata. Imposta la durezza a 0 per ottenere una sfumatura ancora più marcata. È arrivato il momento di insegnarti le 2 funzioni che raramente vengono spiegate. Opacità e flusso. Imposta il pennello a 50 pixel con una durezza del 100%. Seleziona il colore rosso, poi spostati in alto e imposta l'opacità al 100%. Di default è già al 100%. Poi traccia una linea. Se vuoi creare una linea precisa, premi Shift e poi traccia la tua linea. Ora imposta l'opacità al 50% e traccia la stessa riga. Noterai che la riga ha il 50% di colore in meno di quella sopra, che è al 100%. Imposta 25% e avrai una riga ancora più trasparente. Lo stesso al 10%, sempre meno colore. E poi all'1%, che quasi non si vede. Ora imposta l'opacità al 20% e tira una linea sopra quella del 25% creata in precedenza. Se tieni premuto il tasto sinistro del mouse e torni indietro, la linea non si colorerà 2 volte, ma aggiungerà solo una volta il 20% del colore. Per colorare del 20% in più, dovrai rilasciare il mouse e passare nuovamente sopra la linea. Per arrivare al 100% dovrai rilasciare il mouse e ridisegnare la linea fino ad arrivare al 100%. Ti ho spiegato brevemente l'opacità. Ora vediamo la funzione flusso. Crea un nuovo livello e rinominalo. Prendi il pennello di colore rosso, imposta l'opacità al 100% e il flusso al 100%. Poi traccia una linea. Ora imposta il flusso al 50% e traccia la stessa riga. Idem al 20%.
Come puoi vedere, tutte le linee sono colorate al 100%, perché il flusso, a differenza dell'opacità, se rimane fermo nello stesso punto con il mouse, continua ad applicare colore. Solo impostando un flusso molto basso potrai vedere la differenza. Tieni premuto il tasto sinistro del mouse e passa più volte sulla linea. Questa continuerà ad aggiungere colore. Ecco spiegata la differenza tra opacità e flusso. Queste funzioni si usano sulle maschere, nel Dodge and Burn o nella separazione delle frequenze. Lascio un commento qua sotto se vuoi un tutorial sul Dodge and Burn o sulla separazione delle frequenze. Passiamo ora alla creazione di un testo. Seleziona l'icona T o premi il tasto T dalla tastiera. Imposta 100 pt e seleziona il font che preferisci. Io uso Poppins. Ora seleziona il colore rosso per cambiare il colore del testo. Se vuoi aumentare le dimensioni del testo in modo veloce, premi V per selezionare lo strumento Sposta e trascina uno dei quadrati per aumentare le dimensioni del testo. Ho fatto questo passaggio per mostrarti una funzione molto utile per chi, come me, crea copertine per YouTube. Spostati sul livello testo e fai doppio clic accanto al nome del livello. Ti si aprirà un nuovo menu. Ti mostrerò solo 3 funzioni utili: la traccia, la sovrapposizione del colore e l'ombra esterna. Abilito la funzione traccia e imposto una dimensione di 10 pixel. E come posizione, nel mio caso, imposto esterna. Poi mi sposto nel menu sovrapposizione colore. Imposto il colore fucsia. Infine abilito l'ombra esterna e imposto delle regolazioni a mio piacimento. Sperimenta tu stesso le varie impostazioni. Se sbagli puoi sempre cliccare su Ripristina impostazioni predefinite. Una volta cliccato su OK, le tue impostazioni saranno visibili sotto al livello testo e potrai disattivarne una o tutte cliccando sull'icona a forma di occhio. Le maschere di livello. Le maschere di livello sono anch'esse fondamentali in Photoshop. Vediamo ora come utilizzarle. Prendi la tua immagine e duplicala. Premi Command J sulla tastiera. Seleziona il livello appena creato, rinominalo e spostati in basso e clicca sull'icona delle maschere di livello. Comparirà un rettangolo bianco accanto al livello selezionato. Questa maschera serve per nascondere o mostrare parti dell'immagine. La maschera bianca mostra tutto ciò che c'è nel livello accanto, mentre la maschera nera nasconde tutto il livello. Vediamo un esempio. Seleziona la maschera di livello bianca appena creata, poi prendi il pennello nero e cancella un oggetto dell'immagine. Non hai cancellato definitivamente l'oggetto, ma l'hai solo nascosto. Seleziona il pennello bianco e colora la parte cancellata per farlo riapparire. È arrivato il momento degli oggetti avanzati. Vediamo questa magnifica funzione. Inserisci la tua immagine in uno sfondo bianco già creato in precedenza. Come vedi, Photoshop ha creato in automatico un oggetto avanzato. Seleziona l'immagine caricata, poi premi il tasto Option, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e trascina la foto lateralmente per duplicarla o premi Command J. A questo punto rinomina la prima foto in oggetto avanzato e l'altra in foto. Questa immagine, per farti capire come funziona l'oggetto avanzato, devo rasterizzarla, ovvero convertirla in immagine normale. Ora, come vedi, abbiamo la stessa fotografia, una come oggetto avanzato e una normale. Riduco le dimensioni di entrambe le foto e poi aumento la loro dimensione. Come puoi vedere, la fotografia normale ha perso molti pixel, mentre l'immagine con oggetto avanzato non ha perso nulla. Questa è una delle molte funzioni dell'oggetto avanzato. A te adesso basta sapere questa funzione. Ora vediamo i filtri di Photoshop. Ne vedremo soltanto uno per non dilungarmi troppo. Apro la mia immagine, la duplico con Command J, rinomino il livello appena creato in sfocature e seleziono l'immagine di questo livello e creo la maschera di livello bianca. Poi premo Command D per invertire la maschera in nera, così da nascondere tutta la foto a sinistra. E seleziono l'immagine di questo livello. L'immagine, non la maschera di livello. Poi dal menu Filtri seleziono Sfocatura, controllo Sfocatura e imposto 5 pixel e do OK. A questo punto seleziono il pennello e come colore imposto il bianco. Seleziona la maschera di livello nera e pittura con il pennello bianco le parti dell'immagine che vuoi sfocare. Vediamo adesso come ridimensionare una fotografia in Photoshop. Apro l'immagine da ridimensionare, premo su Immagine, Dimensione immagine
e imposto il lato lungo a 2000 pixel e premo OK. Siamo arrivati alla fine del nostro tutorial. Vediamo ora come salvare le nostre foto. Per salvare la foto con tutti i livelli di Photoshop appena creati, devi premere su File, Salva con nome e impostare il nome del tuo file. E selezionare Photoshop. Per salvare la tua foto in PNG devi andare nel menu File, Esporta, Esportazione rapida con PNG. Per salvarla in JPEG devi andare nel menu File, Esporta, Salva per web. Ecco spiegate le basi di Photoshop in 15 minuti. Ti invito a guardare la playlist che ho creato con all'interno diversi tutorial di Photoshop semplici e veloci. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale.